Copenaghen, Gianna e Franci, si parla di cibo, sigla. Troppo grintoso. Allora, ci sono un sacco di posticini carini che ancora non vi abbiamo mostrato. Non ci staranno tutti in questo video, ma cerchiamo di farcene stare un bel po'. Io andrei subito a mangiare l'hot dog. Sono le 9, prima una bella colazione. 9:35. Perché voi direte, ma con tutte le bakery che avete fatto non avrete più idee su dove andare? Ma state scherzando, ragazzi? Qua, se c'è una cosa che non manca, sono i posti per fare colazione la mattina, quindi iniziamo con ordine. Ciao mamma! Di tutti i posti che vi abbiamo fatto vedere sulle colazioni qua a Copenaghen, ne abbiamo tenuto fuori uno che mi piangeva un po' il cuore e quindi ve lo facciamo vedere adesso. Si chiama Andersen e Maillard. Tra l'altro Maillard è quello che ha inventato la reazione di Maillard, lo sapevate? Non che ha scoperto, perché prima di lui i cibi non si maillardavano. Sto scherzando ragazzi, sto scherzando, mannaggia a voi. Dimenticavo, come al solito la bontà del posto è garantita dalla lunghezza della coda. Part of me, I was down and out and nothing seemed to come my way. Here I go, this time I let it go. I never listen to what others say. So come and see, no matter what I do, head first into this hurricane. Yes I know, head high, let it go, but it hits me like the pouring rain. One pistachio cube, chocolate croissant, one cinnamon roll, Brunsviger and 2 cappuccinos please. Ce la posso fare, ce l'ho fatta. E come al solito abbiamo ordinato tutta Copenaghen al burro. Allora abbiamo preso 4 briochazze, croissant, chiamatele come vi pare ragazzi. Viennoiserie, come ho detto bene. Una più buona dell'altra. Franci, coltello. Coltello, cinnamon roll, classicone, nodo al cioccolato. Abbiamo un cubotto alla cannella e al cardamomo e il pezzo maialoso pergiano. Un cubo gigante di pistacchio. Incominciamo dal cubo gigante di pistacchio? Perché no? Disclaimer, bisognerebbe addentarlo violentemente, ma per farvi maggiormente godere della golosità del suo cuore, utilizzeremo il coltello. Però accoltella violentemente. Ready? Wow. Direi che è abbastanza pistacchioso. Posso? Siete pronti? Quanto mi mancava Copenaghen. Non è solo il pistacchio ragazzi, che ovviamente è buonissimo, ma l'impasto è divino, burroso, croccante. Stai volando. Sì, c'è da dire che poi siete a posto fino a pranzo, però. Ha il curone di cioccolato. Penso che possa andare bene, no? Ok, allora mi sacrifico io. Cardamomo e cannella, zuccheroso, non vedo l'ora di assaggiarlo. Praticamente vi esplode in bocca lo sciroppo, il burro, 8363 calorie a morso. Ecco, un gusto che si ritrova molto spesso se venite a fare colazione qua è proprio il cardamomo, cosa che invece a Milano o in generale in Italia secondo me è un gusto che fai fatica a trovare, perché non è una cosa tipica che mangiano gli italiani. Raga, è buonissimo. Ecco invece il cinnamon roll ragazzi, più che tagliarlo a metà mi piace srotolarlo, esattamente come faccio con la treccia della mozzarella. Srotolatori di trecce di mozzarella, lo so che ci siete. E quindi a me piace srotolarlo raga, così. Poi lo mangi a pezzi dopo che l'hai srotolato. Mi hanno guardato tutti malissimo. Questo è un sapore già sentito, è molto molto buono, soffice. 4 brioche stratosferiche più 2 cappuccini, abbiamo pagato in totale 220 DKK. Parliamo di 30 euro più o meno. Biciclettina come i veri danesi. Indicazioni, 18 minuti in bici, via. Sono totalmente disabituato alla bici, tant'è che siamo solo al secondo giorno e mi fanno già malissimo le chiappe. Però raga, questa città da girare in bici è una figata. Unico tema così, hanno solo il freno a destra, perlomeno quelle che abbiamo affittato noi, ma secondo me sono tutte così. E soprattutto hanno i pedali che se pedali al contrario freni, che ti incasina un po' quando devi partire da fermo perché non puoi mandare il pedale all'indietro. La città è anche dotata di questi pratici sostegni per i ciclisti ai semafori rossi, che non abbiamo ben capito se vanno utilizzati in quel modo, ma credo di sì. A questo giro anche qualcosa di culturale, tipo la sirenetta. Qua si rischia di imparare qualcosa su questo canale ed è un problema. Noi convinti di essere solo noi e la sirenetta. E
quasi. Da qualsiasi inquadratura è attorniata dal mare, 1 milione di turisti di fronte, noi compresi. Alla fine mi sembra grossa perché io me la immaginavo alta così a un certo punto. Possiamo dire che ti aspettavi tutta un'altra cosa. Video selfie con la sirenetta e un botto di altra gente fatto. Ecco, magari non me la sentirei di venirci appositamente con un tour in barca. Invece quella laggiù, là in fondo dall'altra parte del fiume, dovrebbe essere un inceneritore, Franci? E un inceneritore che hanno trasformato in una specie di pista da sci. Nel frattempo un sacco di gente su queste cose strane. Franci, vogliamo passare al next level e prendiamo ste robe qui anche noi? Credo che la bici sia più che sufficiente. Ultimo giorno di Reffen, che è un parco all'aperto dove ci sono sia negozi sia roba da mangiare, attivo nel periodo estivo ad Amsterdam. Quando andremo ad Amsterdam? Di Copenaghen. Solo Copenaghen, voglio sentirti dire. Siamo venuti qua. Per vedere segnale cacà. No. UEA. Posticino super hipster, adesso lo vedete un po' vuoto, probabilmente durante l'estate e la sera è stracolmo di gente. È vero, è un po' hipster. Non è altro che un mega food court come potrebbe essere un Camden Town a Londra, però è acchittato in maniera figa. Siamo qui per mangiare i Nordic hot dog. One classic Danish. Number 7. Can't seem to fight this feeling. No matter what you call it. I only know that I got it bad. Can't stop it if I want it. No matter what you call it. I only know that I got it good. Cosa abbiamo preso, Franci? Un tipico Danish hot dog, cipolle fritte, cetrioli, salsina e salsiccia di maiale. Da dove si inizia? Si inizia dall'inizio. Adesso assaggio anche il bun. Molto valido, ragazzi. Lo vogliamo dire ai ragazzi che tecnicamente è la nostra colazione questa? Sono le 7:30 del mattino, non è vero. Però è la prima cosa che mangiamo di oggi. Perché i croissant di prima erano di ieri. Sì, ma qua c'è da ordinarne 7, non è che con uno in due ce la caviamo. Ah, tu dici perché poi dopo mangiamo 1000 altre cose, ok. Sì, eh. Allora, molto buono e molto promosso, costava più o meno una decina di euro. Sì, raga, Copenaghen è cara. È già il momento di spostarsi, prossima destinazione. Siamo giunti a una zona un po' più periferica di Copenaghen. Svolta a sinistra per rimanere su Refsalevej. Siamo in un altro parchetto, sempre nei pressi, si intravede un mulino, andiamo a vederlo. Sì. Il mulino è improvvisamente lontano, arrivia, bici. Was all alone on a one-way track, nothing ahead and there was no way back. So I tried, yes I tried, you can go run and hide when your wall begins to crack. It's pretty clear when we're standing here, so what am I supposed to do? I'm at ease, baby, please let go, have no fear, cause I'm head over heels with you. Comunque ragazzi, questo parco è davvero molto bello. Se vivessi qui a Copenaghen ci si potrebbe allenare, se uno avesse voglia. Non è che uno può averle tutte, il parco, la voglia. Fuoco! È molto bello, è molto Danish. Non ho resistito, ok? Si torna in un posto già fatto, ok? Sì. Ma panino diverso. Esatto. In che posto torniamo? Avete capito? Sì? Ragazzi, più presenti vi voglio. Ragazzi, torniamo da Popol. Come fai a non tornare da Popol se ne hai l'occasione? One spicy vegan, one fry, chili mayo. Chili mayo. Ma veniamo al protagonista. Un bel panozzino. Abbiamo preso il vegan perché Il vegan, che poi i pseudo madrelingua di questo canale ti correggono. questo è un hamburger di quinoa. Niente carne a sto giro perché bisogna provare anche cose nuove e perché del buon René ci fidiamo ciecamente. Allora, ovviamente il tempeh con la quinoa non replica il sapore della carne né la consistenza, quindi è un'altra cosa. Ma il sapore, la sua consistenza e la salsina esterna devo dire che lo rendono molto goloso. Ora, probabilmente per mio gusto personale credo che tenderei a preferire quello di carne, ma comunque questo non è da denigrare, è molto valido. Un quantitativo sobrio di maionese. Posso? Vai, quinoa e tempeh. Vi dirò,
È molto buono perché l'esterno dell'hamburger è croccante e super piccantino, delizioso. Prima che mi dimentichi vi aggiungo che l'abbiamo pagato quello più le patate, più la mayo, più la limonata, 27 euro e rotti. Ve l'ho già detto che Copenaghen è cara, sì. Devo dire che la chili mayo, zitta zitta, spinge da matti. Finito il panino del Popel, buonissimo. Toccherebbe fare altre 2 o 3 tappe mangerecce, ma ci scatta la biocco e non abbiamo neanche più la stanza. Franci, io contro di te, tu contro di me. Non possiamo chiedere qui a René se c'hanno una brandina dentro il Popel dove farci dormire? E se ci sporicassimo sulla panchina? Giusto? Vuoi un cuscino? No, va bene così. Si può avere un po' di privacy. Arrivati. Ma ancora più bella della Sirenetta e ingiustificatamente senza nessuno che la guarda, sapete che c'è? La Sirenetta geneticamente modificata, ragazzi. No, non è Franci. È molto più figa questa e non c'è nessuno. I said, whoa, whoa, can't seem to fight this feeling. And no matter what you call it, I only know that I got it bad. And no, can't stop it if I want it. And no matter what you call it, I only know that I got it good. Non mi ricordo se vi ho già fatto vedere il posto in cui siamo, nel dubbio ve lo rispiego rapidissimamente. Siamo in un ostello super figo che si chiama City Hub. Questa è la stanza, è praticamente una scatola, è totalmente insonorizzata. Praticamente in questo cassone che vedete qua sotto ci dormono altre 2 persone, una stanza sopra, una stanza sotto nello stesso box. Scaricate l'app di questo posto, nel frattempo è tornata Franci che è andata a lavarsi i denti e parte la tamarria. Per esempio, non vi piacciono queste luci? Ma non c'è problema, basta fare tac. Oppure questa qua era quella un po' più truzza, ecco questa qua. Ma manco ci pagano per fargli la pubblicità. Sembra una marchettata, non lo è, sono semplicemente un tamarro entusiasta. Sono andato avanti così tutta la sera ieri, Tac, tac, tac. Adesso passo tutta la sera. L'altra cosa interessante è che non esistono chiavi, fate tutto con questo braccialetto all you can do. Tac. Ed entrate, è un labirinto, praticamente sono tutti hub come il nostro. Farei un video solo su questo, che poi un po' lo sto facendo. Franci, non mi sei entusiasta di questo posto? Ti ho portato io qui. Come dite non ve ne frega niente? Porta che si apre da sola, fanno la differenziata. Adesso utilizziamo un locker room per lasciare la borsa, sempre tutto con il braccialetto magico. Il check-in così come il check-out è tutto automatizzato. Di nuovo in sella. Potrebbe essere arrivato il momento di mettere qualcosa sotto i denti. Potrebbe sì. Abbiamo deciso di fare un'ulteriore tappettina. Badabam. Smorbrod. Carini son carini. Raga, questi smorbrod ve li abbiamo già fatti vedere in un video vecchio di Copenaghen. È una tipicità danese. È una fetta di pane. Perché mi guardi in cerca di suggerimento? No, non c'è bisogno di suggerimento, sono sicuro di quello che dico sul mio canale. È una fetta di pane, sopra vengono messe tante cose diverse Perché continui a riguardarmi? e condimenti. Uno col maiale brasato, uno uova e i gamberetti, uno con l'herrings, quindi la ringa, e poi uno con il sirloin. Vogliamo dire ai ragazzi dove siamo? Il posto si chiama Amans. Non ho voglia di alzarmi, raga, quello lì è la seconda porta lì, ok? Ve lo metto in descrizione. Come sei approssimativo. Eliminiamo le pareti. Sì, ma dai, però con sto Instagram 2 palle. Se ci seguite su Instagram avete delle anticipazioni pazzesche sui contenuti del canale. Se invece smettete tutti in blocco di seguirci su Instagram, io mangio subito, non devo aspettare che Franci faccia le foto. Ok, allora io vado di opzione. Tu volevi andare di sirloin? Vado. Anzi no, aspetta che devo. Alle 9:15 abbiamo il volo. Io raccolgo gli avanzi in attesa del mio turno. La sfiziosità di questo piatto è direttamente proporzionale alla golosità del condimento che ci mettono sopra. Il pane di segale di base Sa di truciolato. Allora io vado con quello che ha la carne, cose fritte sopra, maionesina, funghi e credo dei cetriolini. Adesso vi dico, raga, lo mordo e vi dico. Cacchio, buono questo. Ne abbiamo preso 4 tutti freddi. Li fanno anche caldi, dipende dall'ingrediente che c'è sopra. Questo è davvero buono.
maiale, dove mi pare di capire che ci sia anche la cotenna, ci sono dei ciccioli, c'è delle creme. Buon appetito. Cremina fredda raffanata col maiale ci sta da Dio, molto buono. Last one è una ringa, Franci, vai. È molto buono anche questa, nonostante il colore verde. Abbiamo speso per tutto questo ambaradan, non me lo ricordo raga, un attimo, state calmi, 48 euro, una cinquantina di euro raga, per i 4 smorbrod, la IPA e il succhino di Franci. Che succo hai preso? Una limonata. Abbiamo restituito le biciclette. Franci è molto offesa perché voleva fare una fantastica chiusura che tanto nessuno guarda. Salutiamo tutti quelli che ci conoscono. Ciao mamma. Ciao papà. Ciao. Non lo saluto mai nessuno. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Siamo arrivati alla fine, adesso dobbiamo proprio andare. Ricordatevi che torneremo in prossimi video.